L'ingresso di un albergo è costituito da una porta girevole di raggio 1,6 metri, mentre un uomo sta entrando, spingendo la porta per un suo estremo, con una forza di 32 Newton, un secondo cliente sta uscendo, spingendo anch'egli la porta con una forza della stessa intensità. Il momento totale esercitato sulla porta dalla coppia di forze è pari a 83 Newton per metro. A quale distanza dal centro della porta girevole l'uomo che esce esercita la forza sulla porta? Proviamo a disegnare quello che ci dice il problema. Quindi abbiamo una porta girevole alla quale c'è una persona che sta spingendo per entrare e un'altra persona che sta spingendo per uscire. Ci ricordiamo che la forza applicata dal cliente che entra genera un momento e questo momento è dato dal fatto che la porta è vincolata al suo asse di rotazione. Questo momento si calcola utilizzando la distanza del punto di applicazione della forza rispetto all'asse di rotazione. Questa distanza, a distanza r, sarebbe il braccio della forza e il nostro avventore sta spingendo lungo questa direzione perpendicolare, questa è la forza applicata. Dall'altra parte c'è l'altro avventore che sta spingendo sulla porta, su un punto della porta e applica anch'egli una forza sulla porta. Ci ricordiamo che il momento di una forza è un vettore dato dal prodotto vettoriale fra il braccio, la distanza quindi dell'applicazione della forza rispetto all'asse di rotazione, al punto di rotazione, per la forza applicata. Essendo un prodotto vettoriale, ci dobbiamo ricordare che il momento di una forza può avere un verso che dipende dalla direzione sia del braccio sia della forza. Il verso del momento della forza si calcola ricordando la regola della mano destra, quindi se dobbiamo andare a verificare il verso del momento delle forze applicato dal primo avventore, vedremo che il momento è diretto verso l'alto. Questo è del primo avventore. Il secondo cliente invece applica anch'egli una forza, c'è un braccio, il prodotto vettoriale fra braccio e forza, applicando sempre la regola della mano destra, vediamo che dà un verso sempre rivolto verso l'alto. Quindi il momento totale applicato dai due clienti sulla porta girevole è data dalla somma dei due momenti. Ricordiamo che essendo un prodotto vettoriale è importante vedere se fra braccio e forza vi è un angolo. In questo caso braccio e forza formano un angolo di 90 gradi, quindi possiamo scrivere che il momento della forza è uguale al prodotto dei moduli R per F. Andiamo a sostituire queste considerazioni all'interno della nostra formula di partenza, quella del momento totale. Quindi sappiamo che il momento totale è uguale al braccio della prima forza per la forza applicata dal primo cliente più il braccio della seconda forza per la forza applicata dal secondo cliente.
il problema ci dice che il braccio della prima forza è applicato dal primo cliente all'estremo della porta e ci dice che le due forze sono uguali. Quindi possiamo dire che F1 uguale F2. Quindi la nostra relazione diventa che R1 per F più R2 per F mi danno il momento totale. A questo punto vogliamo calcolare il braccio, cioè la distanza rispetto all'asse di rotazione del punto di applicazione della forza del secondo cliente, cioè del cliente che vuole uscire. Quindi sarà per noi R2. R2 sarà data come il momento totale meno R1 per F diviso la forza applicata dal secondo cliente. Possiamo andare a sostituire i valori, quindi 83 Newton per metro meno 1,6 metri per 32 Newton diviso 32 Newton uguale a 0,99 Newton per metro diviso Newton, che possiamo anche scrivere come questi si semplificano, metro.